Per prima cosa, recuperiamo 500 g di asparagi. Eliminiamo la parte più coriacea degli ortaggi e laviamoli con cura in una ciotola di acqua fredda. Mettiamo ora sul fuoco una pentola colma d'acqua e portiamo a ebollizione. Poi saliamo, tuffiamo gli asparagi appena puliti e lasciamo bollire per 5 minuti. Trascorso il tempo di cottura, togliamo gli asparagi dall'acqua. Estraiamone uno alla volta con l'aiuto di un paio di pinze da cucina e facendo attenzione a non romperli. Lasciamoli poi a scolare e quindi a raffreddare. Nel frattempo, versiamo 300 g di ricotta fresca in una ciotola capiente. Aggiungiamo quindi un uovo e insaporiamo con sale e pepe. Lavoriamo infine gli ingredienti con le fruste elettriche fino a quando non avremo una crema omogenea. Lasciamo poi rassodare in frigorifero per una decina di minuti. Possiamo ora realizzare la nostra torta salata. Cominciamo con lo stendere sul piano di lavoro una confezione di pasta sfoglia rettangolare. Ripieghiamo poi i bordi verso l'interno e schiacciamoli delicatamente con i rebbi di una forchetta. Ripetiamo questa operazione su tutti i lati della sfoglia. A questo punto possiamo recuperare dal frigorifero la crema di ricotta che abbiamo realizzato in precedenza. Distribuiamola poi al centro della sfoglia e ricopriamo la base aiutandoci con una spatola di silicone. Quindi posizioniamo gli asparagi sulla crema di ricotta in modo da coprire l'intera superficie della nostra torta salata. Infine aggiungiamo 80 g di gorgonzola dolce tagliato a cubetti. Quindi completiamo spolverizzando con un cucchiaio abbondante di parmigiano reggiano grattugiato e versando un filo di olio extravergine di oliva. Cuociamo la torta agli asparagi per 15 minuti a 180 gradi in forno ventilato preriscaldato. Successivamente completiamola mettendola sotto il grill alla massima potenza per 1 minuto. Ed ecco finalmente pronta questa squisita e facilissima torta salata di asparagi. Una ricetta perfetta per accompagnare le cene primaverili o da consumare all'aperto durante un rilassante picnic. Come sempre, se vi è piaciuta questa ricetta, condividetela con i vostri amici, mettete like e iscrivetevi al nostro canale. Al prossimo piatto!